Ciao a tutte e ciao a tutti. Oggi siamo di nuovo nell'ambito della gestione della finanza personale, come nel video di qualche tempo fa, dove vi avevo fatto vedere il tool che uso io, che si chiama Portfolio Performance. Oggi invece cambieremo strumento e analizzeremo nel dettaglio Gospoglio. Analizzeremo nel dettaglio significa che praticamente andremo a far passo passo l'installazione del prodotto e poi vi farò anche vedere come creare portafoglio per gestire, diciamo, i propri titoli, eccetera. Ovviamente sarà un portafoglio con titoli buttati lì a caso e non saranno ovviamente consigli di investimento, come ci tengo a dire tutte le volte. Però è interessante caricare qualcosa per far vedere come funziona il prodotto. Tra l'altro, parlando di portfolio performance che rappresenta il video di qualche settimana fa, un amico mi ha detto: Sì, molto bello, manca una parte interessante che effettivamente non ho citato, quindi ci sarà un aggiornamento del video, un video nuovo che spiegherà nel dettaglio quella funzionalità lì. E siete curiosi, andate a vedere il nuovo video, ritengo che sia una cosa molto molto interessante perché serve praticamente a tutti. Torniamo a noi. Cosfoglio Performance è un prodotto basato su tecnologie web, come vedete. Questo è il portale, la pagina del portale. Il prodotto ha dei numeri notevoli, significativi. Come vedete ci sono più di 1300 utenti attivi mensilmente. Questo è il punteggio e rating che si prende, che ha come su GitHub. È già stato scaricato più di 1.300.000 volte. È un prodotto che sta crescendo veramente bene. Ha un bel po' di funzionalità, io ho fatto un po' di prove e devo dire che è interessante, l'interfaccia è carina, vale la pena provarlo essenzialmente. Per chi non avesse voglia di installare il prodotto e configurarlo come vi farò vedere, in realtà c'è anche la possibilità di usarlo online e l'utilizzo online prevede due tipi diciamo, di sottoscrizioni. Una che si chiama Basic, come vedete è gratis, però dispone di poche funzionalità. L'altra, la Premium, che ha tutte le funzionalità, ha un costo di $40 all'anno, però uno non ha più problemi e riceve anche supporto nel caso in cui qualcosa non funzioni. Noi oggi ci concentreremo sulla versione open source, vi farò vedere come scaricare il container e come farlo funzionare. Per quello, come vedete, sto usando una macchina virtuale Windows per renderla, diciamo, estendere il più possibile il pubblico. La cosa in realtà si può fare sia su Windows che su Linux, che alla fine si parla di container, però su Windows, scusate, è indispensabile installare il Docker Desktop, che ci porta dietro tutta la parte di engine di Docker. Vi farò vedere anche questa cosa qua, come si può fare. Ok, partiamo subito, torniamo un attimino indietro e andiamo a vedere un attimino la pagina di GitHub, che è questa qui, dove spiega essenzialmente, dà delle informazioni in più sul tema del container. Scorriamo, queste sono le informazioni sul prodotto, il fatto che ci sia la versione premium, ma noi lo faremo in self-hosting, quindi installandolo sulla nostra macchina virtuale. Come vedete funziona anche via smartphone perché è un'applicazione web e questo spiega com'è lo stack tecnologico. Tutte le varie variabili, non c'è da preoccuparsi perché in realtà vi farò vedere passo passo come funziona. Partiamo col primo step che è quello di andare a installare Docker Desktop per Windows. Allora, come vedete, praticamente Docker Desktop può essere scaricato in diverse varianti, o la parte Windows x86-64, che è quello che ho scaricato io perché è un processore 64 bit, si può prendere anche dello store Microsoft, per chi ha macchine ARM, penso sia la minoranza, si può scaricare di qui. Diciamo che quello più utilizzato è questo. Scaricando questo viene giù un eseguibile che è questo qui,
da circa 593 megabyte, che io tra l'altro ho già installato sulla macchina. Prima però di installare l'eseguibile, bisogna fare una verifica dei requisiti, quindi bisogna sicuramente verificare di avere Windows 11 64 bit, queste versioni, o Windows 10 64 bit, questo è il mio caso. Poi di avere abilitato le funzionalità aggiuntive di Windows, VSL 2, ora vi farò vedere come funziona, e di aver abilitato a livello BIOS le funzionalità di virtualizzazione e che il processore sia capace di gestirle. Allora, io come dicevo lavoro su una macchina virtuale basata su Hypervisor Proxmox, ma penso che la cosa possa funzionare anche benissimo su VirtualBox o altri hypervisor tipo Hyper-V, eccetera. L'importante, come dicevo, è andare in gestione attività, prestazioni, CPU e verificare che virtualizzazione sia abilitata. Questo è importante perché altrimenti la cosa non funziona proprio, è un prerequisito di base. Un'altra cosa importante da verificare è questa qua. Gestisci funzionalità facoltative e in altre funzionalità di Windows scorrere verso il basso e attivare, se non fosse attivato, sottosistema Windows per Linux. Questo è, diciamo, un altro componente core per poter far sì che il Docker Engine, il motore di Docker, funzioni correttamente. Se questo non fosse attivo, basta spuntarla, andrà a installarsi un po' di file, librerie, dipendenze varie, dopodiché è richiesto il riavvio. Quindi è molto molto semplice, un clic qui e poi si riavvia il PC a termine dell'installazione. Bene, fatto questo, dobbiamo adesso andare su questa guida qui, essenzialmente istruzioni dettagliate a cui si riferiscono qua, e installare la distribuzione che preferiamo. In questo caso, se seguiamo questa guida, vsl-install, lui di default mette Ubuntu. Noi faremo la prova andando a cambiare il nome della distribuzione e andando a mettere la Debian. Faccio vedere subito come si fa. CMD, esegui come amministratore, USL meno meno install meno D Debian e diamo invio. Lui comincia a scaricarsi la distribuzione. E preparare tutto l'ambiente. Qui inseriamo uno username, relativa password, e a questo punto abbiamo finito. Benissimo. Per quanto riguarda la parte di Docker, semplicissimo, basta scaricare da questo link qua l'eseguibile 64 bit, è circa un file da 593 MB che io ho già installato sul mio sistema, è semplicissimo, di fatto basta accettare i default e dopodiché verrà chiesto il reboot della macchina e finisce lì. Benissimo, a questo punto abbiamo finito di installare Docker, dovremmo andando su un prompt di comandi e lanciando Docker-v vedere già la versione è stata installata con la Docker Desktop. Possiamo a questo punto tornare alla nostra guida qui e vedere un attimino cosa ci serve per proseguire. Corriamo le istruzioni, andiamo giù, perfetto.
Basic knowledge of Docker ce l'abbiamo, installazione di Docker, noi abbiamo installato Docker Desktop, creare una copia locale del Git repository, in realtà io creerò solo una copia dei due file fondamentali e vi farò vedere come si fa a configurarli. Allora, innanzitutto dobbiamo scaricare il file delle variabili, che è questo qua. Andiamo in raw e ce lo copiamo. Poi andiamo disco fisso della macchina, io ho creato una directory che ho chiamato Ghostfolio e vado a fare un nuovo documento di testo che si chiama env e al suo interno metto quello, diciamo le variabili. L'unica cosa che dovremmo modificare qui sono le password. Essendo questa un'installazione locale, io posso anche usare delle password molto semplici, vi invito comunque a usare delle password complesse. E il file env è fatto. Dopodiché io devo scaricarmi un altro file, che è questo qua, dentro Docker, io ho Docker Compose JML, che è questo qua. Anche qui copy raw file, docker composer.ml, modifico l'estensione e vado a copiare dentro quello che mi serve. Qui bisogna prestare un po' attenzione al fatto che lui richiama una variabile d'ambiente, che è quel file famoso che noi abbiamo creato prima. Nel nostro caso io dovrò impostare costfolio slash env.txt per richiamare il file delle variabili, che è questo qua. Quindi questo settaggio io lo ripeto per tutti i punti dove compare l'env file e dovrei aver finito. Verifica trova env, devo partire di qua, quindi c'è quello e c'è quello. Perfetto. Possiamo chiudere, salvare, torniamo al prompt di comandi e a questo punto possiamo andare dentro Ghostfolio. Lanciamo il comando docker compose -env-file con il percorso assoluto env.txt, poi il file, riseguiamo la guida anche un po' più facile, la cosa che dobbiamo modificare noi, il fatto che dovremmo inserire la variabile meno meno in file, qui lo possiamo prendere, o perdonatemi, meno f docker compose, copia, qui però dobbiamo cambiargli il percorso. Docker compose, meno meno env file, fortuna che l'ho ricontrollato, ok, perfetto, così dovrebbe essere sufficiente. Lanciamolo. Questo comando cosa fa? Di fatto si fa il pull di tutto quello che serve, quindi Postgres, Redis e diciamo le parti relative a Ghostfolio e le scarica localmente. Ci vorrà un po' di tempo. Aspettiamo.
sta creando la parte di networking, come vedete qua, volumi, private, perfetto, ha finito. Ha finito, avendo finito dovremmo essere in grado con Docker PS di vedere un attimino che cosa sta girando e vediamo effettivamente che ci sono tre processi, quello di Redis, quello di Postgres e Corsfoglio stesso. Bisogna aspettare un pochettino perché praticamente deve diventare in stato healthy, altrimenti non si riesce a lanciare Corsfoglio. Comunque adesso dovrebbe essere fattibile. Perfetto. Qui come vedete siamo nella stessa schermata iniziale che vedevamo prima sul portale, l'unica cosa è che il tutto gira a casa nostra, sulla nostra virtual machine e locale, diciamo così. Allora, iniziamo a crearci un utente. Come si fa? Get started, crea un account. Vabbè, bisogna creare, capisco che se perdo il mio token di sicurezza non posso più fare la recovery del mio account, va bene, comprendo. Continuo, questo è il token. Token è importante, come dice lui, salvarlo da qualche parte perché è l'unico modo che abbiamo per poter, diciamo, accedere all'utente di amministrazione del prodotto. Salviamo qui, chiudiamo e salviamo. Creo un account. Perfetto. Siamo dentro al prodotto. Come vediamo il prodotto si presenta così, c'è un menu a sinistra, Overview, Holding, Summary, Watchlist, Markets, un menu in alto, Overview, Portfolio, Account, Admin Control, Resources, About, ed è tutto in inglese. Allora, il problema non si pone perché in realtà è facilissimo cambiarlo in italiano. Basta andare qui, My Gosfoglio, English, e lo facciamo diventare italiano. Refresh della pagina e vediamo che ha cambiato tutte le cose. Cosa importante, siamo entrati con l'account che abbiamo creato al primo tentativo, lui ha una voce di menu che si chiama controllo amministrativo. Questa è una voce che compare solo col primo utente perché al primo utente sono attribuiti i privilegi di amministratore di sistema. Perfetto. Torniamo qui, direi che abbiamo fatto, possiamo abilitare le funzionalità sperimentali perché possono essere utili, il resto va bene così. Andiamo in panoramica. Allora, il software di per sé in italiano adesso ci guida già nella configurazione degli account e dell'attività, nella creazione dell'attività. Seguiamolo passo passo. Configura i tuoi account. Tiene una panoramica finanziaria completa aggiungendo i conti bancari. Quindi andiamo qui, il My Account in USD lo modifico e lo faccio diventare banca 1, la valuta USD però in realtà a noi serve in euro e ora vi farò vedere come si fa. Salviamo e poi già che ci siamo creiamo un'altra banca con nome molto fantasioso di banca 2 e salviamo pure questo. C'è la possibilità di impostare un saldo di cassa di 20.000 USD in questo caso, escluderlo dall'analisi, mettere delle note. Poi vi farò vedere un attimino. Allora, è importante adesso cambiare la valuta, perché con questa valuta qui, diciamo, non è la valuta locale, non andiamo bene. Quindi, come si fa? Controllo amministrativo. Beh, qui è importante. Controllo amministrativo panoramica ci dà già il numero di versione, il numero di utenti collegati perché l'applicazione è multiutente, e il conteggio delle attività, eccetera, eccetera, eccetera. A noi quello che importa adesso è andare scusate, in dati di mercato, sì, dati di mercato,
fare aggiungi, aggiungi valuta e specificare che noi vogliamo gli euro. Vado a salvare, torno alla panoramica dove c'erano i miei account, vado a modificare a banca 1. Ah, perdonatemi, una cosa che bisogna fare, votare la cache, se no si mantiene delle cose. Perfetto. Torno nella panoramica, nei miei account, modifica, e vedete che adesso compaiono anche gli euro. Magari gli mettiamo un saldo di cassa di 20.000 euro. Nota, banca 1. Perfetto. Modifichiamo anche qui la valuta, mettiamo euro, e noi siamo a posto. Diciamo che, vabbè, qua rimane un totale perché era stato convertito, però diciamo che il valore effettivo, volendo, le possiamo anche cancellare se non ci piace questa cosa qui, e direi facciamolo subito, elimina, sì, così partiamo sul pulito, elimina, sì, creiamo banca 1 e la facciamo, come abbiamo detto, in euro, mettiamo 20.000 euro, e facciamo la stessa cosa per banca 2 in euro. Ottimo, perfetto. Questo l'abbiamo fatto, quindi abbiamo già creato. Ora cosa chiede? Dice di catturare le tue attività, quindi di registrare un'attività di investimento per tenere aggiornato il portafoglio, una o più attività di investimento ovviamente, e poi si può anche monitorare i progressi in tempo reale. Allora, andiamo ad aggiungere un'attività. Un'attività in realtà è uno strumento di investimento. Perfetto. Vedremo che qui c'è anche il menu attività. Quando io clicco lì, vado nel menu aggiungi attività e vedo che c'è la possibilità di fare diverse cose. Default si mette su compra, dove posso comprare azioni, ETF, obbligazioni, criptovalute, eccetera. Vedete che il segno di spunto è già qua. C'è possibilità di imputare delle commissioni, una tantum, commissioni annuali per l'account, eccetera, eccetera. Inserire i dividendi, gli interessi, le passività, e poi ovviamente vendere titoli, e addirittura possiamo anche andare a inserire dei preziosi, quindi degli articoli di lusso, degli immobili, eccetera, eccetera. Noi ora faremo il caso in cui andremo a comprare un titolo, dobbiamo dargli l'account, in questo caso mettiamo banca 1, vogliamo che venga aggiornato il saldo di cassa e gli mettiamo il nome dell'ISIN. Come nell'esempio della volta scorsa, userò il monetario Xeon e andiamo a prenderne uno di questi qua. Da You Finance, vedete che lui mi imposta in automatica la data di oggi, mi chiede le quantità, il prezzo unitario io lo posso calcolare, far calcolare a lui e lui mi prende il valore di questa data, io però voglio simulare che l'ho comprato magari l'11/2/25, con aggiornamento di... non posso aggiornarlo perché è nel passato, una data nel passato, perfetto. Metto un costo più basso di questo, non so di quanto, ma è una prova, diciamo così, non è il caso di andare a vedere il costo che avevo in quella data, e compro una certa quantità di Xeon. Qui lui mi mette già l'importo, pago una commissione, supponiamo di 20 euro, e metto una nota. Acquisto Xeon. Perfetto, e salvo. A questo punto lui mi fa già vedere il tipo di acquisto che ho fatto, la quantità, il prezzo unitario, eccetera, eccetera, qual è la banca, un po' di informazioni. Carichiamo ancora qualcosina così possiamo fare un esercizio un po' più interessante.
andiamo sempre a comprare, ma questa volta lo chiedo alla banca 2 e magari vado a prendere il QDVE, che è l'S&P 500. Perfetto. Vediamo, supponiamo questo qua. Anche in questo caso facciamo conto che io l'abbia comprato l'11 gennaio per una quantità di 30. Anzi no, facciamo una cosa, facciamo che l'ho comprato oggi per avere il prezzo aggiornato, poi retrodatiamo la data qua e supponiamo di averlo pagato 26 o 28. Commissioni, i soliti 20 euro di esempio. Se 100 euro sono pochi, facciamo 90, quindi 500 euro. Perfetto, bene. Facciamo solo ancora un esempio di nuovo dove vado a comprare magari un'obbligazione in questo caso, account banca 1, 26 per usare gli esempi della volta scorsa, di nuovo faccio il calcolo del prezzo, metto una quantità di quanto? 100? 1000 e anche in questo caso vado a, qua potrei, no, vado a retrodattare, scusatemi. 5, qui supponiamo che quel periodo costassero 500, 15 euro. Ok, perfetto. Io ho già caricato un po' di asset, posso già fare un minimo di analisi e questo mi fa già vedere essenzialmente come è composto il mio portafoglio in funzione dei titoli che sono andato a inserire. Con informazioni interessanti, quanto era stata la rendita partendo dall'alto verso il basso, dei miei titoli e così via. Le varie scalettature che corrispondono ai miei acquisti, la riga blu e ovviamente il grafico delle performance una volta che ho comprato i titoli. Questi qua sono gli acquisti che sono stati fatti, la cronologia degli investimenti, quindi già un po' di informazioni di analisi abbastanza interessanti. Questa cosa qui al momento è ancora vuota. Perché? Perché in realtà andando, torno di nuovo dove ero prima, portafoglio, scusatemi, confronta con gestisci benchmark, lui mi va in controllo amministrativo, in dati di mercato e a questo punto mi seleziona, mi fa vedere già tre strumenti che ho selezionato, che ho acquistato. Qui posso andare in modifica, va a vedere il grafico del singolo strumento, tutte le informazioni di dettaglio, eccetera, 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 la sorgente dati, la data della prima attività, i settori e la cosa interessante rispetto a Portfolio Performance, se vi ricordate, io l'altra volta avevo dovuto usare uno script Python per avere lo split in settori, questo software in realtà lo fa già in automatico, cioè si prende dai vari siti, Just ETF, eccetera, la ripartizione dell'ETF, in questo caso i bond iShare, e si ha già un'idea in automatico di come è stato composto questo ETF, che secondo me è molto carino perché non è facile ricavare questi dati, se non spesso e volentieri manualmente. E non solo per settori, ma come dicevo anche per paesi, quindi uno ha un'idea, questo titolo qui, qual è la spaccatura per i paesi. Poi ci sono altre informazioni, la classe di asset, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa interessante la si vede qui, eccolo qui. Praticamente io
ho fatto la prima data, ho fatto la data d'acquisto a partire dal 11/5, perfetto, e lui vedete che mi tiene in linea questi dati. Se io lo imposto come benchmark, lui comincia anche a importarmi i dati storici in modo che io poi li possa usare proprio come benchmark. Questa cosa qui è interessante, ci vuole un pochettino per far sì che il software vada a reperire tutti i dati che gli servono, impostato come benchmark. Perfetto, e lo salviamo. Ok, a questo punto vedete che lui ha già cominciato a caricare un po' di dati storici. Perfetto. Tornando a noi, dicevamo, nel menu panoramica abbiamo la panoramica, quindi dei nostri investimenti per un totale di 14.000, ma qua mette USD, in realtà è sbagliato, ok, perché sono dollari, sono euro, pardon. Le partecipazioni, un summary, un sommario nel quale io ho un po' di dati già impostati, posso anche andare a dire, ok, sappi che però io ho anche un fondo di emergenza di 20.000 euro, che non fa mai male averlo, ho sbagliato, 20.000 euro, perché non abbia preso il fatto che ho switchato la valuta perché mi calcola tutto e mi dice che è in USD, quando in realtà è in euro. Fatemi controllare solo se la valuta utente, infatti, utente è in euro, devo cambiare ancora questo, perdonatemi. Quindi in euro italiano ho importato la nuova valuta e purtroppo mi sono dimenticato di aggiornare il profilo dell'utente. Ok, adesso dovrebbe essere a posto. Andiamolo a ricontrollare. Perfetto, è tutto in euro. Benissimo. Abbiamo la possibilità di andare a impostare delle watch list. Supponiamo che io voglio, non lo so, tenere sotto controllo SVDA. Prendo uno a caso, salva. Qui io mi sono impostato la mia watch list. Così come i mercati di riferimento. Io, se vi ricordate, prima ho messo un mercato di riferimento che era questo qui per creare il benchmark e lui me lo tiene qua. Nel portafoglio c'è tutto quello che abbiamo visto prima con l'analisi dei titoli, la composizione del portafoglio e quant'altro, le attività che sono state fatte, in questo caso semplicemente di acquisto dei vari titoli, mi è data la possibilità di importare nuove attività semplicemente prendendolo da un CSV o da un JSON. Portare l'attività significa non solo l'attività di acquisto di titoli, ma anche altre attività di dividendi, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete qua, importare i dividendi, posso esportare l'attività e quant'altro. O una parte dove mi spiega come sono state fatte le allocazioni, piattaforma, siccome non abbiamo impostato piattaforme non c'è, ma per valuta è tutto in euro o per classe di asset. La spaccatura per partecipazione, vedete che ci sono praticamente ehm, l'obbligazionario, il monetario, la parte sullo Standard Poor's 500, poi c'è una quota parte di contanti, spaccatura per settore, continente, mercato e così via, e addirittura la mappa della regione sui quali io sto investendo. Ok, c'è anche la possibilità di fare un'analisi del FIRE. FIRE, per chi non lo sapesse, è la possibilità di andare in pensione anticipatamente pagandosi, diciamo,
la pensione in autonomia con il ritorno che si ha dagli investimenti. FIRE sta per Financial Independent Retirement Early, e qui andando a mettere un po' di informazioni, quindi tasso di risparmio al mese, tasso di interesse annuo, data di pensionamento prevista, eccetera, eccetera, lui è in grado di fare una previsione, diciamo così, sulla base di regole matematiche, tipicamente sulla regola di 4%, anche se ultimamente si tende a abbassare un pochettino questo numero. E qui una cosina anche carina che ho notato, il fatto che il software analizza il portafoglio e dà dei consigli. Primo consiglio, ad esempio, io prima, vi ricorderete, ho settato il fondo d'emergenza. Perché? Perché per lui è un requisito fondamentale avere un fondo d'emergenza. Se io non l'avessi settato, sarebbe stato un warning a questo livello qua. C'è un rischio di concentrazione valutaria perché tutti gli investimenti che ho caricati io hanno come base valutaria euro, è un po' rischioso, lui infatti dice cerca di fare altri investimenti, almeno il 50% che non sia in valuta euro. E così via. Diciamo che ci sono un bel po' di informazioni o comunque consigli che lui dà sulla base dell'analisi del portafoglio e che uno può seguire o no a seconda di come vuole fare. Rischi di cluster di mercato perché lui non trova nel portafoglio che ho caricato i mercati sviluppati o emergenti. Secondo lei, lui è buona norma mettere una quota a parte su questi mercati, così come avere una spaccatura per mercato, diciamo, geografico, no? Quindi Asia Pacific, emerging market, l'Europa e così via. Quindi questi sono consigli e poi dà anche un consiglio sulle commissioni, dice sì, le commissioni sono basse perché si mantengono sotto l'1%. A livello d'account, l'abbiamo visto prima, il tema delle banche, diciamo, che abbiamo impostato. Controllo amministrativo, tutte le parti, diciamo, di settaggio dove io posso mettere, vabbè, posso andare a impostare i fornitori di dati, creare delle piattaforme o impostare dei tag. In automatico c'è già quello dei fondi di emergenza, ma posso tranquillamente inserirne altri. I dati di mercato, dove abbiamo visto che si possono creare i vari benchmark, eccetera, eccetera. La possibilità, una volta che uno lancia degli aggiornamenti, di vedere in che stato sono, se sono stato attivo, completato, posticipato, eccetera, eccetera. Gli utenti creati, in questo caso ce n'è solo uno, è l'utente d'amministratore anzi, scusate, sì, perché c'è l'amministratore più una copia dell'amministratore. In risorse un bel po' di informazioni che io ritengo molto utili. Ho guardato un pochettino nelle frequently asked question, ci sono delle guide in linea e poi ci sono anche proprio delle guide che diciamo chi cura questo software consiglia di andarsi a leggere perché danno proprio tutta una serie di informazioni su come investire in modo saggio e quant'altro. Probabilmente molte cose le sapete già, però non fa mai male andare a fare un refresh di queste cose qua. Anche informazioni sui mercati, voci di glossario. Purtroppo questa parte qui, nonostante il software abbiamo chiesto che fosse convertito in italiano e le guide sono purtroppo in inglese, e poi le informazioni sul prodotto. Io ritengo che questo sia un prodotto interessante che si sta evolvendo bene e abbastanza semplice da usare. Alcune volte manca un po' di documentazione, ma non è un grosso problema perché giocando un po' col prodotto è intuitivo e si riesce a capire come funziona. Ha anche una cosina interessante che gli autori o comunque chi lavora su questo software ha inserito, che è questa parte qua. Copia dei dati del portafoglio nelle appunti per l'Artificial Intelligent Prompt, copia l'Artificial Intelligent Prompt negli appunti per l'analisi. Allora, proviamo a fare questo. Lui copia qualcosa e più precisamente mi copia già il prompt e mi dice anche, rifaccio un attimo, mi dice apri TAC AI.
Cos'è DHI? È la parte di intelligenza artificiale di DuckDuckGo che io posso usare senza grossi problemi perché, come vedete, chat private e gratuite rese a noi ne da noi, non usiamo le tue conversazioni per migliorare gli algoritmi, eccetera, eccetera. Proviamolo, d'accordo, mi leggo le clausole, sono d'accordo. Ci sono già dentro un po' di algoritmi, di modelli di intelligenza artificiale, io posso scegliere quello che mi interessa di più, in questo caso farò una prova per come si presenta lui con ChatGPT e vado a inserire il prompt che mi ha scritto il software. Questo è il prompt completo, eccolo qua, andiamo a vedere che cosa fa. Praticamente chiede di analizzare il mio portafoglio che è composto così, dai bond, dall'Oxeon, dall'S&P 500 e così via, fare un'analisi con vantaggi, svantaggi, le idee di ottimizzazione e dare una risposta in italiano. Vediamo un attimino cosa ci scrive qua. Portafoglio analizzato è composto principalmente da liquidità, una parte segnale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qui, ovviamente, di nuovo, non sono consigli di investimento, sono in qualche modo dei suggerimenti che il tool di intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT 4o, ci dà, uno può leggerle, farsi un'idea, però è interessante perché in base al portafoglio c'è già un'analisi da parte di uno strumento, poi io non mi fiderei al 100%, però meglio che niente. Ed è una cosa che arriva gratuita, come vedete, lo trovate in portafoglio, analisi e basta cliccare su questi tre punti qua. Se avete tempo vi consiglio di provare a installare il prodotto. Seguendo questa guida penso che non sia difficile disponendo di una macchina Windows, ma si può, come dicevo, anche fare su Linux senza alcun problema, perché l'importante è installare Docker Desktop per avere il Docker Engine e il Docker Compose, poi avete visto è molto molto facile, basta lanciare degli script e vale la pena provarlo secondo me come alternativa portfolio performance, l'altro dal mio punto di vista è sempre più completo, e questo è un po' più recente ma che sta crescendo molto velocemente, secondo me ha del potenziale come avete visto dei menu. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto attivate la campanella, lasciate un like e iscrivetevi al canale in modo che io possa continuare a proporre contenuti sempre nuovi su quelle che è il mio canale, quindi essenzialmente le mie passioni. Vi ringrazio per l'attenzione fin qui e ci si vede al prossimo video. Ciao!